Ho appena risparmiato le mie prime 100 corone. Sono felicissimo e sono carichissimo perché sto per investire per la prima volta. Stop, fermati, prima di farlo guarda questo video, guarda questi 4 errori sugli investimenti da non fare. Prima però, sigla. Sì, ci stiamo ancora lavorando sulla sigla e sono anche stato a Praga in Repubblica Ceca e queste 100 corone in realtà valgono soltanto 4 euro. Per chi non mi conoscesse, piacere, sono Riccardo e se non l'hai ancora fatto iscriviti qui sotto al mio canale e oggi volevo parlare di 4 errori, 4 cose da non fare, da assolutamente evitare quando stai iniziando ad investire i tuoi soldi. E voglio subito dire che io sono nel mondo degli investimenti da circa 2 anni e alcuni di questi errori li ho fatti io stesso o ho visto altre persone farli e non sono nemmeno un consulente finanziario, parlo per visto fare o per esperienza personale, che poi anche il tema portante del mio canale, condividere la mia crescita, condividere le cose che vedo e gli errori che vanno evitati. Ed è proprio quello che faremo oggi con questi 4 errori sugli investimenti da assolutamente evitare. Il primo in assoluto è non capire come fanno ad arrivare i soldi. In poche parole, non capire l'investimento. Se tu investi i tuoi soldi in un qualcosa, le possibilità sono moltitudini: mercato azionario, peer-to-peer lending, investimenti immobiliari e moltissime altre. Devi essere certo di aver capito come fanno a tornarti più soldi rispetto a quelli che hai investito. In poche parole, devi aver capito perché metti i tuoi soldi in un determinato posto, come fanno a lavorare questi soldi e come mai ti tornano con un guadagno. Il test che faccio io è quello di riuscire a spiegare a me stesso o riuscire a spiegare in pubblico a mio papà o a qualcuno brevemente perché e come questo investimento funziona e quindi perché i miei soldi finiscono lì, lavorano e mi tornano con un guadagno. Questa è in assoluta la prima cosa da fare: capire come funziona un investimento senza dover partire in modo sconsiderevole, senza aver capito nulla e facendo il secondo errore, cioè quello di copiare dagli altri. Perché non dobbiamo copiare dagli altri? Semplicemente perché gli altri possono avere diversi capitali o diversi obiettivi. Noi dobbiamo crearci i nostri obiettivi, le nostre metodologie, le nostre strade da percorrere. Ed oltretutto può anche succedere che gli altri ci stiano dando un consiglio per truffarci. Quanti casi avete visto di questi siti che promettono un 10% mensile, lo danno il primo mese semplicemente perché sono catene di Sant'Antonio, poi arrivati a un certo punto chiudono baracche e burattini e spariscono insieme alle persone che hanno promosso questa tipologia di siti semplicemente per trarre profitto loro stesse. Dai, dammi i tuoi soldi, dammi, ti do il 10% al mese. Ecco qui le mie 100 corone, ciapa! Ciao! Per carità, io con questo non dico che dobbiamo tapparci le orecchie e non ascoltare mai nessun consiglio o nessuna opinione. Dico soltanto che dobbiamo ponderare le cose che ci vengono incontro, le informazioni che ci vengono date con la nostra strategia e non passare da una mentalità all'altra soltanto perché la persona di fronte a noi dice che stiamo sbagliando. Dobbiamo pesare le varie informazioni che provengono dall'esterno. Per cui se ti viene detto investi su questo immediatamente che avrai un ritorno del 300.000%, ascolta, considera, ma non buttartici follemente, perché la maggior parte delle volte questi consigli o questi tips o suggerimenti che vengono dall'alto, dal cielo, da non si sa nemmeno dove, il 99%, anzi 99,9% delle volte sono errati. Il terzo errore che viene fatto molto spesso è coinvolgere le emozioni, cioè vuol dire investire presi dalla FOMO, Fear of Missing Out, ci ho fatto anche un video, che tradotto è alla fine paura di perdere un'opportunità, e questo timore, questa ansia ci fa buttare i nostri soldi in un qualcosa fuori dagli schemi, fuori da ciò che abbiamo analizzato, che sta già, la maggior parte delle volte ha già raggiunto il picco e quindi sta per tornare a terra e farci perdere tutto quello che investiremo o abbiamo investito. E la stessa ansia ci viene al negativo quando magari siamo stati sui nostri schemi, abbiamo fatto la nostra analisi, abbiamo fatto tutto quello che andava fatto e al posto di salire immediatamente quell'azione, per esempio, scende di un qualche punto percentuale e noi per paura o perché siamo principianti decidiamo basta, chiudo la posizione, vado avanti. Questo succede per paura o se non abbiamo delle metodologie comportamentali, quando
per caso dovessimo fare un'analisi che inizialmente va in negativo e poi va in positivo. Cioè, se non riusciamo a leggere un'eventuale perdita istantanea per poi un guadagno a lungo termine, magari dobbiamo puntare su diverse tipologie di investimento, che magari non sono gli investimenti in azioni a lungo termine che nel breve periodo prevedono delle fluttuazioni. Per diventare dei buoni investitori dobbiamo eliminare le nostre emozioni e agire con dei piani, con delle analisi e con delle metodologie che ci siamo preposti prima di compiere un determinato investimento. E per carità, può anche essere che noi non riusciamo a gestire le nostre emozioni con dei determinati investimenti. In questo caso passiamo a un altro tipo di investimenti. Tutto qui. Il quarto e ultimo errore che voglio citare oggi è non investire. Questo per il semplice motivo che se non investiamo o non ci informiamo di nulla o di nessun investimento che possa calzarci, semplicemente quello che stiamo facendo è far perdere valore pian pianino ai nostri soldi. Questa si chiama inflazione. Ho fatto un video anche sull'inflazione, lo trovate qui sotto in descrizione. Ed oltretutto, prima iniziamo ad investire meglio è, perché possiamo agire su questo interesse composto che ci fa guadagnare sempre di più esponenzialmente. Ho fatto un video anche su questa cosa, quindi ve lo lascio sempre qui sotto in descrizione. Poi un altro vantaggio di iniziare ad investire giovani è di avere l'opportunità di fare degli errori, perché quando si è giovani, quando si hanno più o meno 20 anni, le nostre basi monetarie tendenzialmente sono molto più piccole di una persona che ha 30 anni, e quindi provando e sperimentando ci possiamo permettere anche di perdere qualcosa, perché le somme che facciamo girare sono piccoline e in questo modo riusciamo anche ad imparare. Per carità, non vi sto dicendo di investire sconsiderevolmente, però se siete giovani come me vi sto dicendo di provare a muovere i primi passi in modo tale da vedere anche cosa fa per voi, cosa state sbagliando, come riaggiustare le vostre strategie, per poi un domani, quando avete anche più capitali e quindi meno possibilità di sbagliare, avere già tutte queste strategie settate e pronte per andare con il botto e con anche più soldi. Detto questo, ditemi cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al mio canale se non volete perdervi nessun altro video e se è stato interessante lasciate un mi piace. Noi ci vediamo alla prossima avventura.